Ciao, benvenuti sul mio canale. In questo tutorial vedremo insieme come realizzare questo portapiante in macramè con questo motivo che può essere appeso al muro tramite il bastone. Vediamo insieme il materiale e i passaggi necessari. Come supporto utilizziamo questo legno che ho trovato in natura, lunghezza circa 21 cm, levigato all'estremità, e agganciamo le nostre 10 corde da 2 metri ciascuna. Per agganciare le corde le piego a metà, l'azzola la faccio passare attorno al mio bastoncino di legno, inserisco l'estremità dentro e tiro, con quindi un nodo a bocca di lupo dritto. In caso di dubbi vi lascio qua il tutorial dedicato per andare a studiare come si fa il nodo. Agganciamo perciò tutte le altre corde. Agganciate tutte le corde, come primo passaggio andiamo a fare una riga di 5 nodi piatti. Anche in questo caso, su dubbi sul nodo, vi lascio il tutorial dedicato dove è spiegato passo per passo. Fatto il primo, proseguo con le altre corde. E proseguo così per tutta la fila. Proseguo ora andando a scalare per fare quindi la nostra V, perciò escludo le due corde laterali, sia a sinistra che a destra, e vado a fare 4 nodi piatti alternati, perciò utilizzerò 2 fili di questo nodo e 2 fili del nodo successivo. Faccio il primo nodo piatto, fatto questo nodo piatto non uso più questi fili, utilizzo questi due e i due successivi. Stessa cosa per gli altri nodi. Quindi in totale per questa seconda riga avrò 4 nodi piatti. E faccio l'ultimo. Ora utilizzo lo stesso schema, perciò per andare a fare la terza fila che avrà 3 nodi piatti, escludo nuovamente i 2 fili che ci sono alle 2 estremità, in modo tale adesso da avere 12 fili e fare un nodo piatto per ciascun blocchetto. A conclusione della terza riga proseguo escludendo nuovamente i fili alle estremità e con queste 8 corde andrò a fare 2 nodi piatti, uno con questo e uno con quest'altro blocchetto. A questo punto vado a fare l'ultimo nodo piatto, quindi escludo gli altri 2 fili alle 2 estremità e avrò così terminato il mio triangolo centrale, fatto andando pian piano a scalare i fili. E le avrò così davanti. Ora per proseguire dovrò andare invece a utilizzare il nodo barretta. In questo caso sarà il nodo diagonale. Lo vediamo brevemente insieme, ma anche in questo caso avrete qua in alto il tutorial di riferimento. Col nostro nodo barretta, quindi, prendiamo il nostro filo a sinistra, che sarà il primo che incontriamo, sarà il portanodi su cui noi andremo a lavorare tanti nodi piatti quante sono le corde per arrivare alla nostra metà. Quindi 2, 4, 6, 8, 9 nodi piatti. Quindi questo è il supporto porta nodi, giriamo il primo filo e vado a fare il secondo passaggio. Per i dettagli comunque trovate tutto nel tutorial di riferimento. Quindi il filo gira attorno al mio filo portanodi e gira nuovamente attorno. Vediamo l'ultima volta, il mio filo annodatore gira attorno al filo portanodi, lo avvicino e nuovamente e tiro. Proseguo così per tutta questa diagonale fino a questo filo. Conclusa la nostra prima diagonale andiamo a fare la stessa cosa però utilizzando il filo a destra con la diagonale che va verso sinistra. Quindi il filo gira attorno, mi avvicino, gira nuovamente attorno e lo blocco.
Proseguo nello stesso modo con tutti i fili. Concluse queste diagonali, le vado a chiudere tra di loro fissando la mia V. Ora ripeto esattamente nello stesso modo utilizzando questi due fili come fili portanodi. Annoderò tutti i fili fino ad arrivare quindi a creare una seconda V. Conclusa la seconda V, proseguo facendo la V più piccola, perciò escludo 3 fili da un lato e 3 fili dall'altro, così non mi vado a confondere. Prendo questo che sarebbe il quarto filo e vado a fare i nodi barretta con queste corde. Quindi in totale andrò a fare 6 nodi barretta sul nostro filo portanodi. Questo è un trucchetto per poterli fare più velocemente. A questo punto infilo il filo portanodi e vado a tirare pian piano ciascun filo. Adesso anche da quest'altra parte prendo il quarto filo e vado a fare altrettanti 6 nodi barretta. Fatta la terza via vado a fare la quarta utilizzando questi due fili come fili portanodi, facendo altrettanti 6 e 6 nodi barretta, sempre nello stesso modo. Per concludere questo motivo vado a escludere nuovamente 3 fili a sinistra e 3 fili a destra e con questi fili che mi rimangono vado a fare l'ultima puntina. Perciò vado a utilizzare sempre il primo filo che ho a disposizione come filo portanodi, annodo gli ultimi fili e quindi avrò 3 nodi barretta a sinistra e 3 nodi barretta a destra. Fatto il lato di sinistra, proseguo e faccio anche il lato di destra. Una volta che ho finito questo pattern, dovrò andare a fare la parte finale per poter creare la conca su cui alloggerà il nostro vaso. Vediamo insieme quindi come lavorare le estremità. Prendo perciò i due fili laterali a sinistra e i due fili laterali a destra, scendo di circa 20 cm dalla mia punta e vado a fare un primo nodo piatto. Concluso il mio primo nodo piatto, vado a prendere adesso una corda da sinistra e una corda da destra e utilizzando gli stessi fili portanodi, quindi questi due centrali, faccio un altro nodo piatto. In questo modo ho creato una sorta di gabbietta poi per il mio vaso. Proseguo quindi prendendo il primo filo libero che ho a sinistra e quello che ho a destra e vado a fare un altro nodo piatto, sempre utilizzando questi due fili portanodi. A questo punto quindi avrò una parte centrale intrecciata e questi altri fili liberi. Passaggio successivo, questo è il mio motivo, prendo i primi due fili che ho a sinistra, i primi due fili non lavorati e scendendo di circa 6 o 7 cm vado a fare un altro nodo piatto, così laterale, quindi avrò due fili di qua e due fili di questo. Ripeto la stessa cosa anche dalla parte di destra, perciò prendo i due fili liberi, questi due, e vado a fare un nodo piatto che sia alla stessa altezza di questo.
Conclusa questa parte, alla stessa altezza più o meno di questi nodi piatti vado a fare altri 2 nodi piatti, perciò per non confondermi sposto questa parte appena lavorata e a questa altezza vado a fare 2 nodi piatti. Il primo nodo piatto e il secondo nodo piatto. A loro volta unisco questi nodi facendo centralmente un altro nodo piatto. Ora devo andare a fare la parte finale di chiusura che mi permette di legare la parte davanti con la parte retro. Per farlo prendo i 2 fili a sinistra del retro e i primi 2 fili liberi che ho qua a sinistra. Vado a fare un nodo piatto lasciando circa 4 dita di distanza. Ripeto la stessa cosa anche a destra, dove avrò retro questi primi 2 fili, davanti questi altri 2 fili. Li unisco alla stessa altezza del nodo che ho fatto prima. In questo modo avrò creato questa rete all'interno della quale potrò andare ad alloggiare il mio vasetto. Vedete che così non cade, sta incastrato. Come ultimo passaggio andiamo a chiudere la base del nostro portapiante. Prendo il vasetto, blocco con le mani, tolgo il vaso, ho più o meno la distanza a cui andrò a bloccarlo e andrò a fare un nodo a impalmatura piano. Quindi prendo un altro filo di lunghezza circa 60 cm, fermo un'estremità, faccio un'asola e con quello che mi avanza giro attorno a tutti i miei fili. Una volta, tiro, una volta che ho fatto circa 5 giri, esco quindi in quest'asola la puntina del mio filo, prendo l'estremità che avevo bloccato all'inizio, tiro e vado perciò a bloccare. A questo punto vado a fare l'ultima verifica mettendo il mio vaso all'interno del mio portapiante, vado a vedere quali sono i fili che sono sporgenti, come ad esempio questo, tiro lievemente, vedo qual è il filo che si muove e lo vado a tirare e vado ad aggiustare così tutti i fili in modo tale quindi che il mio vaso sia completamente avvolto dal mio portapiante. Posso perciò poi andare ad alloggiare la mia vera piantina. Diciamo che questo vasetto l'ho utilizzato come esempio perché è anche di plastica, quindi se cade non succede nulla. Vado a sistemare la lunghezza nel caso in cui ci sia ancora qualche filo da sistemare. L'ultimo passaggio consiste quindi nell'andare a sistemare la lunghezza dei miei fili. In questo caso quindi vado a tagliare la mia corde. Qui ce n'era ancora uno piccolino rimasto, taglio anche questo e sarà pronto ormai per essere appeso. Come ultimo passaggio potete andare ad aggiungere qua un cordino in modo tale da poterlo poi appendere a un chiodo al muro. Grazie per aver visto questo tutorial, potete seguirmi sul canale per rimanere sempre aggiornati. Ciao!